Ciao e bentornati sul mio canale, o benvenuto se è la prima volta che apri un mio video. Se non mi conosci ti dico che sono un musicista, quindi su questo canale si tratta di musica. Troverai le mie versioni di vari brani ma anche video didattici come quello di oggi, nel quale parliamo di sistema modale, uno degli argomenti che ha creato e continua a creare una confusione incredibile, principalmente perché viene spiegato in modo fuorviante. Quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta, te lo spiegherò nel modo più semplice possibile per farti capire come funziona il tutto, come vederlo sulla chitarra e capire definitivamente che cos'è questo benedetto sistema modale, quindi cosa sono i modi, cosa sono le scale modali. Se non l'hai ancora fatto ti invito subito a iscriverti al canale, attivare la campanella, lasciare un like se questo video ti sarà utile. Sono operazioni che ti porteranno via pochi secondi, qualche secondo, per me invece è una grande cosa perché mi permetti di poter continuare a fare video, farai girare di più i miei video, insomma darai un segnale a YouTube che i miei video sono utili. Quindi se questo video ti è utile devi fare queste cose, quindi sii grato del fatto che con un contenuto gratuito ti porti a casa un concetto che magari avevi fatto fatica per un sacco di tempo a capire. Se poi ritieni che il mio canale merita anche il sostegno con gli abbonamenti, ci sono vari livelli di abbonamento, da un certo livello in poi hai anche dei contenuti esclusivi più approfonditi. Quindi vedi tu, ti consiglio sicuramente di iscriverti, poi valuta se vorrai anche abbonarti, ma l'iscrizione è il minimo. Detto questo, andiamo a capire perché, soprattutto nel mondo dei chitarristi, il sistema modale crea una confusione incredibile, ma non solo il sistema modale, perché la chitarra per sua natura e per come viene insegnata purtroppo ti ingabbia nelle diteggiature. Questa è una cosa che ho detto anche quando ho fatto i video dove ti ho parlato di sistema cage, divisione della tastiera. Ti ho detto che c'è il rischio di rimanere ingabbiato nelle diteggiature se non ragioni da musicista. Cosa significa ragionare da musicista? Significa vedere le note sulla tastiera, vedere i rapporti intervallari, conoscere la teoria musicale, sapere un determinato accordo che intervalli ha. Un accordo major 7 saprai che ha fondamentale, terza maggiore, quinta giusta, settima maggiore. Se quella settima maggiore diventa settima minore, quindi va un semitono indietro, facciamo l'esempio del Do major 7 che ha le note Do, Mi, Sol e Si, se quel Si diventa Si bemolle, abbiamo una settima minore e l'accordo diventa di settima, quindi se hai lacune su queste cose non capirai niente, cioè è impossibile capire il sistema modale, ma capire tutti i vari argomenti più avanzati se hai queste lacune di base. Quindi ho fatto dei video sugli intervalli, quindi parti da quello, capisci definitivamente cosa significa intervallo, capisci definitivamente che dentro una scala partiamo da una nota che è la tonica, che dà il nome alla scala, e in base agli intervalli che ci sono dentro, quindi le distanze di toni e semitoni in relazione alla fondamentale, ma non solo, si genera una determinata scala. Quindi questa è la base. Se tu hai lacune sugli intervalli, non potrai mai capire tutto il resto. Quindi parti già da questo. Se non ti è chiaro questo, fai chiarezza su questo e poi vai a capire tutto il resto, perché altrimenti se io ti dico che il modo dorico ha una sesta maggiore, se tu non sai cos'è una sesta maggiore non potrai mai capire. Questo è il motivo per cui poi non capisci le cose, è il motivo per cui le persone poi hanno confusione in testa, perché vanno a studiare cose che non hanno capito e cercano di vederle in modo geometrico, ma questo poi crea un conflitto, quindi assicurati di capire bene queste cose. Quindi in descrizione ti lascio il video dove ho parlato di intervalli, ti spiego tutti gli intervalli, che distanza di toni e semitoni c'è su ogni intervallo, quindi argomento fondamentale per poter approcciare il sistema modale, ma non solo, anche semplicemente come si forma un accordo. Se non sai cos'è una terza maggiore, avrai poi difficoltà a capire perché si genera un accordo maggiore, perché minore, e anche le scale, perché sono maggiori o perché sono minori.
Gli intervalli sono fondamentali e se ti abitui anche a vederli sulla tastiera, tutto diventa più consapevole. Infatti il video l'ho intitolato "Diventa un chitarrista consapevole", che vede le cose qui sulla tastiera. Quindi ti lascio in descrizione questo video sugli intervalli, poi ti sarà molto utile anche quello sull'armonizzazione della scala. Quindi capire che le note di una scala armonizzate tra loro generano degli accordi. Quindi ho fatto un video sull'armonizzazione a 3 voci e anche a 4 voci, quindi si generano accordi triadi e a 4 voci quadriadi, quindi major 7, semidiminuiti. Sono video importanti anche quelli perché su ogni grado di una scala si genera un accordo diverso, sempre uguale, quindi sul primo grado abbiamo sempre un maggiore, sul secondo un minore, sul terzo minore, ok? Ti spiego bene queste cose in quei video. Perché ti ho rimandato i video sull'armonizzazione della scala? Perché lì capisci cos'è il contesto tonale. Una progressione di accordi proviene da una tonalità, oppure può avere anche delle modulazioni, va in un'altra tonalità, oppure può avere degli accordi che non sono collegati a nessuna tonalità, sono degli accordi che momentaneamente sono lì, non hanno nessun contesto tonale e lì li puoi considerare come accordi modali e lì poi è tua scelta che sonorità vuoi dare a quello, ok? Però se tu armonizzi una scala, facciamo l'esempio di Sol, sul primo grado hai Sol major 7, armonizzato a 4 voci, sul secondo La minore settima, sul terzo Si minore settima, sul quarto hai un Do major 7, volendo anche con l'undicesima aumentata, quinto grado Re settima, sesto grado Mi minore settima, settimo grado Fa diesis semidiminuito e poi torniamo a Sol. Ho fatto dei video su questo, vai a recuperarli se non padroneggi bene queste cose. Quindi se sono in Sol maggiore, sulla minore settima mi funziona un dorico come secondo grado, ok? Se invece ho un brano e nel jazz, non solo, nella fusion, anche nel rock, in quei brani più avanzati a livello armonico può capitare che all'interno di una progressione ho i brani, gli accordi di questa progressione, però mi posso ritrovare ad esempio a un certo punto una Si bemolle minore settima che resta fermo, facciamo finta 2 battute e poi se ne va su Re settima che è quinto di Sol e qui siamo in un momento in cui non c'è relazione a nessuna tonalità, sta a te dare il sapore a questo accordo, puoi suonarlo dorico, puoi suonarlo frigio, puoi suonare la minore melodica, la minore armonica, puoi fare tutto ciò che vuoi perché non c'è nessun contesto. Quando hai un obbligo tonale, allora ti funziona ciò che è relativo a quel grado. Se non hai padronanza con l'armonizzazione di tutti i gradi di una scala, devi andare a guardare quei video perché sono collegati con quello che diremo sul sistema modale. Adesso ti elencherò tutti i modi, però ti faccio già un esempio. Se ti dico La dorico e se il dorico sappiamo che si forma sul secondo grado di una scala, La dorico saprai che è in relazione a Sol, quindi è il secondo grado di Sol. Quindi avere questa consapevolezza che sul secondo grado di Sol si forma un La minore o un La minore settima se armonizziamo a 4 voci, quando deciderai di suonare un La dorico, sai automaticamente che sei sul secondo grado di Sol e di conseguenza avrai le stesse note di Sol partendo da La, ma non stai suonando la scala di Sol partendo da La, stai suonando una scala di La dorico, quindi una scala dorica di La. Per capire bene il sistema modale devi aver capito bene come funziona l'ottava musicale e adesso ti farò degli esempi sulla tastiera del pianoforte perché può sembrare qualcosa di scontato ma non lo è. Quindi partire dal capire la posizione dei semitoni che se parti da un grado diverso della scala si sposta ed è il motivo per cui si generano degli intervalli diversi, quindi una scala diversa. Quindi devi capire questo. Poi un'altra cosa che devi capire in quanto chitarrista è che una diteggiatura non è una scala.
Abbiamo parlato di sistema Caged, che è un modo per visualizzare le scale sulla tastiera, che poi alla fine è la stessa cosa del classico sistema delle 5 diteggiature. Semplicemente alla diteggiatura 1, diteggiatura 2, diteggiatura 3, 4 e 5 il sistema Caged associa una forma di accordo sotto, quindi è un po' più completo perché vedi anche le posizioni degli accordi. Ho parlato in altri video di sistema Caged e di come visualizzare tutte le varie diteggiature, ma considera che la diteggiatura non è una scala, quindi dentro quella diteggiatura tu puoi suonare tutto ciò che ti serve. Esempio, siamo nella diteggiatura 1 o diteggiatura con forma di Mi, secondo il Caged, quindi qui ho un Sol in forma di Mi, o secondo il sistema delle 5 diteggiature, questa viene definita diteggiatura 1. Quindi qui ho la scala di Sol, secondo il sistema modale viene detto modo ionico, però dentro questa diteggiatura io posso suonare il La dorico, ok, posso suonare il Si frigio, posso suonare il Do lidio, vedi? Sono sempre le note di questo box, ma decido io cosa suonare in base alla nota che vedo e in base agli intervalli che metto. La diteggiatura è quella, ma decido io in modo consapevole di suonare quella cosa ben precisa, quindi è questo che fa la differenza. Quindi non confondere la diteggiatura, che è semplicemente un'area che ha un pattern melodico che poi decidi tu che cosa diventa, se scala maggiore, se minore, se è un determinato modo, se modifichi una nota perché c'è un'alterazione, ok? Quindi cosa importante è non cadere in quell'errore in cui cadono tanti chitarristi che vedono una diteggiatura come una scala e quindi poi per andare su un'altra scala vanno su un'altra diteggiatura. No, devi ragionare in modo consapevole con le note, con quello che ti serve e quindi dentro ogni diteggiatura hai tutto ciò che ti serve. Quindi risolto questo problema vedrai che inizierai a capire molto meglio le cose. Sempre parlando di requisiti di base da padroneggiare, da capire veramente, non per scherzo, da capire veramente, visto che non do per scontato niente, parto da argomenti basilari, che sono proprio le fondamenta, ma che mi rendo conto che tante persone non hanno capito. Quindi l'ottava musicale, se noi andiamo sulla tastiera del pianoforte, ok? Sappiamo che tra Mi e Fa c'è un semitono, tra Si e Do c'è un semitono. Quindi se io suono solo tasti bianchi, suono la scala di Do maggiore, ok? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sappiamo che i tasti neri sono dei semitoni, però vedi che tra Mi e Fa non c'è il tasto nero, perché suonando proprio tasti bianchi c'è un passaggio di semitono, altrimenti tra gli altri tasti bianchi passa un tono. Quindi capire questa posizione del semitono è la chiave per capire perché si generano altre scale partendo da altri gradi. Quindi se io parto da Re, non suono la scala di Do partendo da Re. Sì, sono le stesse note di Do, però questa definizione ti manda fuori strada. Andiamo a capirlo bene. Se io parto da qui, secondo lo schema che ti ho già detto in altri video, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, formo una scala maggiore, ok? Perché se io suono la scala di Do, tra Do e Re c'è un tono, tra Re e Mi c'è un altro tono, quindi tono, tono, semitono, perché tra Mi e Fa c'è un semitono, quindi tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quindi con questo sistema di toni e semitoni dislocati in questo modo, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, formo una scala maggiore. Sempre se parto da Re e mantengo lo stesso schema, quindi Re, Mi, Fa diesis, perché da Re un tono vado a Mi, un tono vado a Fa diesis, quindi Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. Quindi in questo modo io ho suonato una scala di Re
maggiore, ok? Se invece parto da Re e suono solo tasti bianchi, le relazioni intervallari sono diversi e quindi suono il Re dorico, sto suonando le stesse note di Do, ma è una scala di Re dorico, non è la scala di Do partendo da Re. Sì, in realtà è questo, ma ti ho già detto che questa è una cosa che ti manda fuori strada, quindi cosa succede se parto da Re? Che tra Re e Mi c'è un tono, tra Mi e Fa c'è un semitono, quindi il dislocamento adesso dei semitoni è diverso, non è più tra terzo e quarto grado, ma è tra secondo e terzo grado, ok? Perché parto da Re, quindi Re, Mi, tono, Mi, Fa, semitono. E guarda un'altra cosa, tra Re e Fa c'è un tono e mezzo di distanza, e quindi terza minore, quindi la scala è minore. Se invece suono la scala di Re maggiore, quindi faccio tono, tono, suono la terza maggiore. Tornando al fatto che suoniamo solo tasti bianchi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, questo è il dorico, ascoltalo. Quindi abbiamo tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Quindi vedi che rispetto alla scala maggiore il dorico ha una dislocazione diversa e tutti gli altri modi rispondono sempre a una dislocazione diversa perché si sposta la dislocazione del semitono che abbiamo naturalmente all'interno di questo sistema che è detto sistema temperato, che esiste dai tempi di Bach. In realtà il sistema modale affonda le sue radici molto più in tempi antichi, però non è oggetto di questo video perché non voglio dilungarmi su questioni storiche, voglio farti capire la differenza che c'è tra i modi. Abbiamo visto che prendendo una scala e partendo da un grado diverso si generano scale diverse, quindi ci sono delle relazioni intervallari rispettivamente alla tonica diverse, perché se parto da Do, la tonica è Do. Se suono le stesse note partendo da Re e quindi Re dorico, la tonica è Re, non è più Do. Se parto da Mi e suoni il Mi frigio, la tonica è Mi. Quindi in relazione a Mi, suonando sempre le note di Do, si genera il sistema intervallare del modo frigio. Quindi secondo me, secondo il mio parere, e non solo, un metodo per capire bene i modi è studiarne il sistema intervallare. Andiamo gradualmente per capire bene come funzionano questi benedetti modi. Il ragionamento di base è che se tu prendi una scala e parti da un grado diverso, si genera una scala diversa, o meglio, un modo diverso. Quindi sono le stesse note, ma partendo da un grado diverso, suona diversamente, senti un sapore diverso, si genera proprio un'altra scala. Quindi non bisogna fare l'errore, facendo l'esempio di Do, se io suono le stesse note partendo però da Re, sto suonando sempre le stesse note di Do maggiore, però sto partendo da Re, quindi io sto suonando un Re dorico, non una scala di Do partendo da Re. Questa è una definizione che ti manda fuori strada. Le note sono sempre quelle, però si generano delle relazioni intervallari diverse. Quindi di base elenchiamo tutti i modi. Sul primo grado, quindi partendo dal primo grado di una scala, generiamo il modo ionico, che è la famosa scala maggiore. Quindi la scala maggiore è il modo ionico. Dal secondo grado abbiamo il modo dorico, quindi se io inizio a suonare da Re, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, questa è una scala dorica e non è la scala di Do partendo da Re, è una scala dorica di Re, che è una scala minore, perché Re, Mi, Fa, tra Re e Fa c'è un tono e mezzo, c'è una terza minore, e fra poco definiremo tutti i vari modi anche a livello intervallare, perché è proprio questo che li contraddistingue. Sul terzo grado abbiamo il frigio, sul quarto grado abbiamo il lidio, sul quinto il misolidio, sul sesto abbiamo l'eolio, sul settimo il locrio. Quindi se tu prendi una scala maggiore e parti progressivamente a suonarla da un grado diverso, si genera una scala diversa. Non fare però l'errore di pensare che la scala maggiore partendo da un altro grado. Le note sono sempre quelle, però devi capire che si genera proprio un'altra scala e un'altra sonorità. Ci sono degli intervalli diversi e ogni scala di queste funziona sul grado giusto. Se ho un La minore settima
e suono un La dorico qui, mi funziona se è un La minore settima secondo di Sol. Oppure se sono in un contesto completamente modale, appunto esiste la musica modale, non c'è tonalità. Io magari ho degli accordi che sono completamente scollegati da una tonalità. Ti faccio un esempio, il famosissimo brano So What di Miles Davis, contenuto in uno dei dischi più famosi del jazz, Kind of Blue. Quel brano si muove solo su Re minore settima e Mi bemolle minore settima, quindi tu qui puoi scegliere di dare una sonorità dorica, ma puoi dare una sonorità frigia, puoi suonare la minore melodica, puoi suonare quello che vuoi, perché non c'è un obbligo tonale, ma se sei su un Re minore in relazione a Do, in un contesto tonale, su questo Re minore secondo grado ti funzionerà il dorico e tu magari enfatizzerai la caratteristica del dorico, ad esempio la sesta maggiore. Però se suoni un'altra cosa in un contesto tonale rischi di suonare cose che sono fuori tonalità, però potrebbe non essere completamente un problema. Queste sono cose poi che vanno gestite in modo anche consapevole. Ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano, dipende sempre dal contesto dove ti trovi. Quindi se la domanda che può arrivare è ma poi questi modi ho capito come funzionano, come si ricavano, ma poi come li uso? Devi imparare a fare l'analisi dei brani e a farlo in 3 secondi, cioè vedere una progressione di accordi e dire ok, siamo in questa tonalità, però vedo un accordo estraneo, è una modulazione nel senso che quell'accordo poi è un'altra tonalità perché ha altri accordi collegati a lui o è momentaneamente lì, quindi lo tratto come punto modale del brano. Quindi devi imparare poi a fare queste cose, sia a livello di analisi di brani che impari, ma anche a livello compositivo, a livello improvvisativo. Quindi devi imparare queste cose perché è tutto connesso, capire l'armonizzazione delle scale e poi la funzione che ha ogni accordo per poter applicare poi a livello melodico quello che funziona. Quindi adesso ti faccio apparire il sistema intervallare di tutti e 7 i modi. Significa che se tu parti da qualunque nota e applichi questo sistema intervallare, crei quel modo. Quindi noi possiamo partire sempre da Do, per fare un esempio, e generare sempre un Do diverso, quindi un Do con un modo diverso. Quindi modo ionico abbiamo una fondamentale, una seconda maggiore, una terza maggiore, quarta e quinta giusta, sesta maggiore, settima maggiore, Do. Di conseguenza le note, se sai che distanza c'è, se sai che una terza maggiore sono 2 toni rispetto a Do cos'è? Un Mi, ok? Quindi Do fondamentale, Re seconda maggiore, Mi terza maggiore, Fa quarta giusta, Sol quinta giusta, La sesta maggiore, Si settima maggiore e poi siamo all'ottava, ok? Quindi questo è il sistema intervallare del modo ionico. E questo lo puoi fare su tutte le corde. Perciò è importante andare su quel video dove ti parlo di intervalli perché ti faccio vedere come visualizzare gli intervalli in base a quale corda prendi. Quindi nel momento in cui tu pigi una corda, sono qui, questo è un Sol, qui c'è la terza maggiore, il Si, qui c'è la quarta giusta, qui c'è la quinta, qui c'è la settima minore e qui la settima maggiore. Qua c'è la sesta, ok? Poi quando vado sulla quinta corda è simile, sulla quarta c'è un altro sistema che ti puoi anche ricavare ragionando con quelle che sono le note. Quindi ragiona con gli intervalli perché anche nei modi si tratta di questo, quindi modo ionico. Se io resto sempre su Do e voglio costruire il dorico, ho Do fondamentale, Re seconda maggiore, Mi bemolle terza minore, ok? Quindi fondamentale, seconda maggiore, terza minore, Fa quarta giusta, Sol quinta giusta, La sesta maggiore, Si bemolle settima minore e poi sono all'ottava. Quindi il dorico ha fondamentale, seconda maggiore, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, che è la nota caratteristica del dorico, sesta maggiore, settima minore, ottava. In effetti, tra il dorico e l'eolio è la scala minore naturale, cambia solamente la sesta.
Nell'eolio la sesta è minore, fra poco lo vediamo, te lo anticipo già adesso, l'eolio ha fondamentale, seconda maggiore, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta minore, settima minore, ottava. Quindi tra il dorico e l'eolio c'è una leggera sfumatura che è proprio la sesta. Quindi alla fine i modi funzionano per queste cose, perciò è importante che tu vai a capire il sistema intervallare, perché nel momento in cui sei su una nota, su una corda che corrisponda a una nota, tu ti vai piano piano a memorizzare la diteggiatura che ti dà questi intervalli, e se tu visualizzi gli intervalli in un attimo colleghi tutto, perché se sai che c'è una sesta maggiore, quindi questo ti aiuta tanto, la visione degli intervalli. Proseguendo, andiamo sul modo frigio, partiamo sempre da Do. Il modo frigio ha questo sistema intervallare fondamentale, seconda minore, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta minore, settima minore, ottava, ok? Quindi Do, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do. Proseguendo ancora, abbiamo il modo lidio, partendo sempre da Do. La nota caratteristica è la quarta aumentata, quindi a differenza di una scala maggiore, quindi del modo ionico, cambia solo la quarta che è aumentata, ok? Quindi Do, Re, Mi, Fa diesis. Quindi fondamentale, seconda maggiore, terza maggiore, quarta aumentata, quinta giusta, sesta maggiore, settima maggiore, ottava, poi volendo continuo, nona, terza maggiore, quarta aumentata, quinta giusta, tredicesima. E si genera anche questo accordo. Proseguendo ancora abbiamo il modo misolidio. Poco fa abbiamo visto il lidio, che rispetto al modo ionico cambia solo la quarta, che è aumentata nel lidio. Nel misolidio cambia solo la settima rispetto al modo ionico, quindi la settima è minore nel misolidio. Non a caso il misolidio è un modo che funziona sugli accordi di dominante o quinti gradi o accordi di settima. Perché? Perché l'accordo di settima ha fondamentale terza maggiore, quinta giusta, settima minore. Quindi nel caso di Do, fondamentale, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore, il Si bemolle. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle. Senti che richiama questo. E capita spesso che in musica ci sono dei passaggi che da questo si va a questo. Quindi su questo funzionerà il modo ionico. Nel momento in cui andiamo su questo, bisogna suonare il Si bemolle, che è la settima minore. Quindi come vedi gli intervalli sono di fondamentale importanza perché sono il pane quotidiano della musica. Proseguendo ancora abbiamo il modo eolio che corrisponde alla minore naturale delle varie tonalità. Quindi nel caso di Do la minore naturale è La, è sempre quella scala costruita sul sesto grado. Noi continuiamo a vedere le relazioni intervallari sempre su Do, così capiamo che ogni modo ha i suoi intervalli. Quindi modo eolio ha fondamentale, seconda maggiore, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta minore, settima minore e poi andiamo sull'ottava. Quindi Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do è l'ottava. Noi consideriamo i 7 gradi. Quindi modo eolio funziona così. Che rispetto al dorico cambia solo la sesta, che nell'eolio è minore, nel dorico è maggiore, quindi senti la differenza, ti suono prima il dorico che è questo e adesso l'eolio.
vedi che c'è una sfumatura diversa, che è proprio la sesta, minore nell'eolio, maggiore nel dorico. Infine andiamo a descrivere il sistema intervallare del modolocrio, che funziona alla grande su questi accordi, sui semidiminuiti, ma non solo. Abbiamo fondamentale, seconda minore, terza minore, quarta giusta, quinta diminuita, sesta minore, settima minore. E poi qui c'è sempre l'ottava. Non a caso il semidiminuito ha la quinta diminuita, ha la settima minore, ha la terza minore, ok? Quindi devi ragionare in questo modo, prendere e memorizzare, prenditi i tuoi tempi, ma lo devi fare, che ogni modo ha il suo sistema intervallare e ragionare in questo modo. Una volta che hai capito i modi, che hai memorizzato il sistema intervallare, perché è di fondamentale importanza per capire realmente cos'è un modo, quindi l'abbiamo fatto sempre su Do, per questo, partendo dalla stessa nota, inseriamo intervalli diversi, che è la stessa cosa che accade dentro una scala, quindi scala di Sol, se parto da La genero gli intervalli del dorico, parto da Si genero gli intervalli del frigio e così via. Quindi l'abbiamo fatto sulla stessa nota per capire bene questo discorso degli intervalli e non vederlo come semplicemente prendo la scala e parto da una nota diversa. Devi capire che il modo è proprio questo, inserire determinati intervalli. Adesso ti chiederai come visualizzo i modi sulla tastiera? Devi ragionare a ritroso su quello che abbiamo detto all'inizio. Abbiamo detto che sul secondo grado c'è il dorico, quindi sul primo ionico, secondo dorico, terzo frigio, quarto lidio e così via. Tu ragionerai a ritroso se devi suonare un re dorico, se il dorico è il secondo grado, re è secondo di cosa? Di do. Quindi dove sono tutti i do? Ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui e così via. Devo suonare un La dorico e secondo di Sol. Dove sono tutti i Sol? Dove sono tutte le diteggiature di Sol sulla tastiera? Le visualizzo, però non devo suonare Sol maggiore, devo suonare su quelle note La dorico. Quindi nel momento in cui visualizzo un Sol qui, poi ne ho un altro qui, vedo dov'è il La, quindi vedi che velocità mentale ci vuole. Se hai difficoltà è perché non sei allenato a fare queste cose. Devi velocizzare, tutte queste cose devono avvenire in un millesimo di secondo. Io ci riesco, altri migliaia, milioni di musicisti ci riescono, quindi ti assicuro che è una cosa che si può fare, richiede esercizio. Quindi nel momento in cui visualizzi il contesto del dorico, del La dorico, eccolo qua. Va bene? Se mi sposto ce l'ho qua. Se mi sposto ancora ce l'ho qua. Se mi sposto ancora ce l'ho qua. Va bene? Quindi ce l'hai ovunque. Quindi il ragionamento da fare è questo, ragiona a ritroso. Se devi suonare un Si frigio è il terzo di Sol. Vedi dove è Sol e lo suoni. Decido di suonarlo qua. Va bene? Oppure suonalo qui. Do, lidio sono sempre in Sol. Prendiamo un'altra tonalità. Mi bemolle lidio, che è quarto di cosa? Di Si bemolle. Ok? Ce l'ho qui nella diteggiatura di Si bemolle, ma decido di suonare Mi bemolle lidio, non Si bemolle maggiore. Sono quelle le note e quella la diteggiatura, ma decido io che note suonare, Mi bemolle lidio. Fa, Mi sol lidio. Sempre dentro questa diteggiatura. Quindi i ragionamenti che devi fare sono questi. La scala modale che vuoi suonare, da quale contesto arriva, visualizzi la diteggiatura e la nota. Ripeto, sono un sacco di ragionamenti che devi fare in un millesimo di secondo. Ti assicuro che si può fare, ma se ti eserciti, se dici ma è difficile, ma quante cose bisogna ricordare, sarai fra 10 anni ancora a dirti
a ripeterti che è difficile, devi solo aver voglia di velocizzare questo processo di visualizzazione, è un po' come imparare una lingua. Quindi puoi ben intuire che se non vedi le note sulla tastiera, tutto ciò diventa infattibile, perché se a te serve un La, perché devi suonare un La dorico, e vedi la diteggiatura dove lo vuoi fare, ma non sai dove è il La, non sai dove sono le altre note, come fai a suonare ciò che ti serve? Dovrai andare per 4-5 diteggiature a memoria e farai sempre quelle, che è il problema di tanti chitarristi, che suonano ionico qui, poi se gli dici dorico si devono spostare qui, se gli dici frigio si devono spostare qui. Devi imparare le note sulla tastiera, le armonizzazioni delle scale, perché se tu non sai che sul secondo grado di una scala c'è un accordo minore, sul terzo c'è un accordo minore, sul quarto c'è un accordo maggiore, se tu non sai queste cose, come farai poi l'analisi dei brani, delle progressioni sulle quali devi suonare? Quindi memorizza le note, impara come si armonizza, quindi che accordi si formano, memorizza le scale modali in successione, quindi sul primo grado ionico, secondo dorico, terzo frigio, quello che abbiamo visto prima. Memorizza il sistema intervallare di ogni modo, devi saperle a memoria queste cose, cioè devono diventare cose che sai, che poi tocchi con mano pure, non c'è altra via. Se pensi che è difficile vuol dire che non hai voglia di studiare queste cose e se non le capisci perché non le studi. Quindi non c'è altra via. Quando io vedo gente che mi commenta che è difficile, ma ci vuole talento, ma qui e ma lì, ci vuole un sacco di tempo. Bisogna studiare, cioè qui ci sono anni di lavoro su queste cose prima di diventare esperti di queste cose, altrimenti uno le può anche conoscere, leggere, approfondire, ma se non prima ti ci butti dentro per maneggiarle bene, non capirai mai come funzionano. Quindi se uno ha difficoltà con queste cose è perché o gliel'hanno spiegate male e non ha capito, ma una volta che hai capito come devi fare, ti ci devi mettere lì e lavorare, quindi vedere le note, sapere fare l'analisi armonica degli accordi, perché altrimenti suoni una scala che non c'entra niente con quell'accordo, suoni una cosa che è fuori, che poi suonare out è un'altra cosa, che poi magari vedremo. Quindi devi imparare a fare questo e poi vedere il box, ma non vederlo come una scala ben precisa, ma come un'area nella quale suoni quello che ti interessa. Quindi se devo suonare la dorico, so che è il secondo di Sol, che è sul secondo grado di Sol, quindi Sol, La è il secondo grado, c'è una scala dorica, quindi La dorico. Visualizzo tutte le diteggiature in relazione a Sol, ma suono in relazione a La, non suono la scala di Sol maggiore, suono La dorico. Questo è Sol maggiore, quindi modo ionico. Questo è La dorico, sempre sulla stessa diteggiatura. Questo è Si frigio, che è sul grado successivo, sul terzo. Questo è il lidio. Vedi, già io vedo la quarta aumentata. Quindi il lidio andrò ad enfatizzare questo, perché è proprio la caratteristica del lidio. Quindi la diteggiatura, ricordati che è un'area e poi decidi tu cosa suonare, ma se vedi le note e se vedi gli intervalli, se queste cose non le vedi, non ti troverai mai bene. Quindi la chiave è proprio in questo, nel diventare bravi con la gestione di questo. Un'altra cosa che puoi fare è prendere su ogni corda e vedere che geometria ha ogni modo. Quindi vedere che geometria ha il modo ionico, che geometria ha il dorico e così via. Prima l'abbiamo fatto sulla quinta corda, se ci hai fatto caso, perché abbiamo suonato sempre a partire da Do, abbiamo fatto tutti i modi, quindi io ho suonato geometrie diverse sempre sulla quinta corda. Posso farlo anche sulla sesta corda, posso farlo anche sulla quarta corda. Su tutte le corde vado a crearmi la geometria per ogni modo. Questo è utile
perché in un contesto modale dove ti ritrovi un accordo che decidi tu che sapore dare, tu vedi la tonica, che può essere sulla sesta, sulla quinta, sulla quarta, anche sulla terza corda, e insomma suoni la scala che ti serve. Quindi anche questo tipo di lavoro va fatto. Quindi parte sempre dal vedere le note e dal sapere cosa devi fare. Poi la geometria ti velocizza il tutto, non il contrario. Se tu ti affidi solo alla geometria, resti ingabbiato. E questo tipo di lavoro ti invito a farlo da solo. Sai perché? Perché le diteggiature probabilmente le conosci già. Non ci sono delle diteggiature speciali per le scale modali. Sei tu che ragioni con le note. Ti faccio degli esempi. Se io suono la scala di Do maggiore con tonica sulla quinta corda, conoscerai sicuramente la forma Do in forma di La, ok? Che è questa. Che posso estendere fino al Sol. Se parto da Sol, cosa succede? Ragiona, Sol è quinto di Do, quindi sto suonando quale modo? 3, 2, 1, se non hai la risposta devi andare a studiare bene. Sto suonando il modo Mi solidio, il quinto di Do, quindi le stesse note, la stessa diteggiatura, però decido di partire da Sol. Ok, quindi ho suonato la scala Mi solidia di Sol, che funziona su Sol settima. Se parto da Do, stessa diteggiatura, però suono la scala maggiore di Do, modo ionico. Se invece suono Do Mi solidio, abbiamo detto che cambia solo la settima che diventa minore, quindi suono il Si bemolle. Innanzitutto ci puoi arrivare solo modificando la nota che ti serve. Quindi una volta che hai una diteggiatura, se ragioni con gli intervalli, io lo faccio spesso, non ragiono sempre con la diteggiatura, ragiono anche con gli intervalli e di conseguenza in un millesimo di secondo, se ti abitui a ragionare velocemente così, ti ricavi la diteggiatura che serve. Magari non l'hai neanche pensata la diteggiatura, ma hai visto l'intervallo, se ne cambia solo uno. Ragiono un attimo, Do Mi solidio, quindi su questo Do settima, è quinto di cosa? Di Fa. Quindi io sto suonando in questo box che si può collegare al Fa in forma di Re. Vedi che c'è un Fa in forma di Re? Tornando indietro, arrivando fino a Do, sulla stessa diteggiatura io decido di suonare Do Mi solidio. Quindi questi ragionamenti bisogna diventare veloci a farli in un attimo e come ti ho già detto prima e te lo ripeto, si può fare se ti alleni. È una questione di esercizio mentale a fare subito questi collegamenti, quindi ripeto, le diteggiature le conosci già, devi poi imparare, allenarti ad essere veloce in questo e chiaramente utilizzare quello che funziona in un contesto tonale, quindi ogni grado ha il suo modo. In un contesto modale, dove c'è un accordo che non rimanda ad una tonalità, sei tu che decidi che sapore dare. Quindi impara anche la geometria su ogni corda, perché ti sarà utile anche su questo, ma anche se trovi un accordo che è in contesto modale, quindi non richiama nessuna tonalità, puoi fare lo stesso ragionamento. Se decidi di suonarlo dorico, se un Si bemolle sai che è secondo di La bemolle, quindi ti suonerà bene qui, ti suonerà bene qui e così via. Quindi è la stessa cosa, decidi cosa fare, ragioni in un millesimo di secondo dove suonarlo, vedi la nota e suonerai una cosa che decidi tu, vedi proprio le note e vedi gli intervalli. Quindi il lavoro da fare è questo, iniziando da frasi semplici, dal semplicemente suonare il box partendo dalla nota giusta e poi piano piano trasformarlo in idee musicali, non pensare che è una cosa che si fa subito,
serve lavoro per molto tempo, serve tempo. Devi metterti lì, farlo gradualmente. Se vedi che è difficile, te lo ripeto per l'ennesima volta, è perché è veramente difficile. Quindi, cioè, è inutile dire difficile, solo pochi riescono. Riesce chi innanzitutto ha la passione di fare. Perché se ti metti e dopo un po' ti stanchi, perché non ti piace realmente, non ce la farai mai. Ce la farai solo se hai una passione talmente forte da passarci tutto il tempo che serve per anni. Quindi prima di commentare è difficile, è il talento, e qui e lì il talento va bene, perché poi queste cose il talento te le trasforma in cose musicali. Quindi assolutamente sì, però se queste cose non le conosci, se non sai dove mettere le mani, il talento va anche raffinato, quindi chi dice che cioè, quando a volte si fanno paragoni e quello non ha mai studiato, è un autodidatta ed è bravissimo, poi magari su questi argomenti più filosofici farò un video a parte, però siamo tutti autodidatti. Anch'io che ti sto fornendo questi input, io che sono andato da altri insegnanti per anni, non si smette mai di imparare. Tu comunque poi da un input che ti dà un insegnante, poi sei tu il didatta di te stesso, hai una direzione da proseguire, ma non la può fare l'insegnante, cioè non è l'insegnante che fa lo studio al posto tuo, sei tu poi che ti autoinsegni. Prendendo spunto da input, ma sei tu che devi fare il lavoro. Questa è una cosa che ancora tanti non se la sono ficcata in testa. Se non ti metti in testa sta cosa, che il lavoro lo devi fare tu, sei sempre un autodidatta. Poi se per autodidatta intendiamo uno che non è andato mai da nessun insegnante, c'è chi riesce a intuire queste cose da solo. Assolutamente sì, però le ha dovute praticare. Quindi anche mettersi, divertirsi a casa per anni sullo strumento e diventare un genio di uno strumento è studio. Quindi assolutamente sì, ci sono persone che senza che nessuno gli dia degli input, riescono da sole a intuire. Quindi pensa che tutte queste cose che stiamo dicendo, qualcuno prima di noi, molto tempo fa, le avrà dovute capire da solo. Pensa a Bach quante cose ha capito da solo. Quindi è quello, c'è chi ci arriva anche da solo, c'è chi magari con l'input di un insegnante ci arriva prima, c'è anche da dire questo, che un insegnante ti aiuta ad arrivare prima, a risparmiare tempo. Se una cosa magari per intuirla impiegheresti un po' di anni, magari la risolvi in qualche mese, ok? Quindi l'insegnante è studiare, avere dei riferimenti è ottimo anche per questo, perché ci arrivi prima. Però ricorda che c'è sempre un lavoro che devi fare tu. Bene, detto questo, concludiamo il video. Quindi se hai dei dubbi scrivi assolutamente nei commenti, scrivi. Li leggerò appena ho tempo, rispondo a tutti. Se arrivano 200 commenti impiegherò un po' di tempo a rispondere, però comunque qualunque dubbio sono assolutamente a disposizione per rispondere. So che è un tema complesso sul quale tanti hanno una confusione incredibile, spero che questo video ti sia utile. Che dire, se mi vuoi contattare per lezioni private sono a disposizione, lascio la mail in descrizione, guarda tutti i video che ti ho messo in descrizione perché sono fondamentali per capire quello che abbiamo detto oggi. E niente, aspetto in generale un feedback su questo video e sull'argomento trattato. Detto questo, ti ringrazio tantissimo se sei arrivato fino a questo punto del video, like, iscrizione al canale e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!